Amici miei, bentornati per una nuova review del vostro Marchese. Voglio essere veloce questa volta perché sicuramente ci sarà tanto di cui parlare per questa nuova recensione. Quindi saldi sulle poltrone e ricordatevi di lasciare un like alla fine della review se il video vi è piaciuto. Per chi non lo avesse ancora fatto, ricordo di iscriversi al canale in modo da poter continuare a tenervi compagnia con i miei video e di attivare la campanella delle notifiche per essere sempre aggiornati. Perfetto, partiamo subito. Oggi vi presento il set Lego Harry Potter 76391, edizione da collezione di icone di Hogwarts. Un set 18+, da 3010 pezzi, disponibile al prezzo di 249,99 € e già in vendita dal 2 settembre per tutti i clienti VIP, mentre dal 15 settembre nei negozi Lego Retail. Si tratta sostanzialmente di assemblare un modello da esposizione, tutto dedicato al mondo di Harry Potter. Il designer ha scelto alcuni riferimenti principali dell'universo del famoso maghetto, dove al di sopra di tutto emerge Edwige, la deliziosa civetta che tiene tra le zampe la lettera di ammissione ad Hogwarts di Harry. Come è ormai comune, le scatole dei set 18+, mantengono un layout in nero semplice. La parte frontale mantiene il focus sull'essenziale della build e solo sul retro ci sono alcuni dettagli in più, comprese le speciali minifigure d'oro dell'anniversario: Albus Silente, Minerva McGranit e Rubeus Hagrid, oltre a un supporto decorato con una tessera che celebra appunto i 20 anni di Harry Potter. Naturalmente abbiamo anche le consuete dimensioni del set, che sono 44 cm di altezza, 50 cm di larghezza e 33 cm di profondità. Il contenuto della confezione rivela 22 buste numerate, il libretto di istruzioni, un foglio di adesivi e 3 tessere stampate 8x16 che andranno a formare la nostra lettera di Hogwarts. Entriamo nei dettagli del libretto, formato da 412 pagine, davvero massiccio, dove alle prime pagine vediamo un'esaustiva linea temporale che documenta i 20 anni di Harry Potter nel mondo Lego. Nelle pagine seguenti vengono presentati anche i due principali designer, Marcos Bessa e George Georgievich, ed altri contributori, mentre più avanti una breve descrizione di tutti gli elementi iconici dei vari film. Prima di passare alle fasi di costruzione, facciamo una breve descrizione dei nuovi elementi esclusivi per questo set. Il più curioso, che sicuramente ha attirato di più la mia attenzione, è sicuramente quello utilizzato per creare le lenti arrotondate degli occhiali di Harry, ed è l'anello largo 2x7 con 2 fori per asse Technic alle estremità. Abbiamo un nuovo brick round trasparente 4x4 utilizzato per creare l'arrotondamento del collo delle bottiglie delle pozioni, e inoltre, come non menzionare, anche 3 nuovi elementi stampati, anch'essi esclusivi per questo set. Stiamo appunto parlando delle 3 tessere che formano ciascuna un terzo della famigerata lettera di accettazione di Hogwarts. Per finire, ecco le 3 minifigure d'oro a completamento della serie oro per il 20° anniversario. Da notare la figura di Albus Silente, che conserva l'elemento combinato cappello e capelli della sua minifigure da collezione, esibendo un abito con le stesse stelle decorative e la stessa trama intricata. Tuttavia, la combinazione di colori dell'oro perlato e dell'oro metallico è distintiva. Benissimo, passiamo ora alla tanto attesa fase di costruzione. La busta numero 1 inizia assemblando gli occhiali rotondi di Harry Potter, che sono diventati iconici quasi quanto la cicatrice a forma di saetta. L'aspetto più notevole di questi occhiali è che possono essere realmente indossati. Le loro dimensioni riflettono perfettamente quelle reali di un vero paio di occhiali, così come sono realistiche le proporzioni tra i cerchi ed il ponte,
anche se a prima vista risultano molto fragili. Successivamente si passa all'assemblaggio della fiala di Felix Felicis, che tutti ben conosciamo. La cosa che mi ha lasciato veramente di stucco, e qui tanto di cappello a Lego per l'idea, è la capacità della piccola ampolla di poter brillare al buio, utilizzando al meglio gli elementi fluorescenti. La costruzione continua con la bacchetta di Harry, utilizzando la classica tecnica SNOT, quindi in breve con la costruzione di una struttura centrale e poi rivestita successivamente. La bacchetta è composta da 3 elementi distinti che poi verranno assemblati assieme alla fine, mentre al centro vediamo che è integrato anche uno snodo sferico nero, che verrà poi utilizzato per fissarlo al modello finale. Nel complesso devo dirvi che le dimensioni della bacchetta sono abbastanza reali, molto robusta e molto facile da impugnare. Gran parte della costruzione si concentra tutta con le buste dalla 2 alla 10, dove vediamo prendere forma il basamento di tutta la struttura. Alla base di tutto c'è il diario aperto di Tom Riddle, dal film La Camera dei Segreti. Nonostante sia nascosto sotto altri libri, il diario di Tom Riddle rimane riconoscibile. La copertina nera e i paraspicoli dorati distinguono questo libro dagli altri e le pagine aperte rendono davvero l'idea di un vero diario, in particolare lungo i bordi. Anche la leggera curvatura delle pagine sembra realistica, facendo un buon uso degli slope curved 2x8. Tuttavia vi dico la verità, anche se dal punto di vista tecnico alzo le mani, dal punto di vista grafico avrei preferito un qualcosa di più. Magari qualche scritta, un messaggio lasciato da Tom o addirittura la macchia di inchiostro dove la zanna del basilisco ha perforato il libro. Al centro del diario vediamo sorgere una struttura verticale formata da assi e perni Technic, che andrà poi a formare quella che sarà la spina dorsale di tutta la build e che verrà utilizzato come supporto per gli altri libri. Sopra il diario di Tom ecco prendere forma altri 2 libri, uno blu scuro ed uno rosso scuro, che raffigurano i colori di Corvo Nero e Grifondoro. Vediamo che le loro strutture sono praticamente simili, nulla di eccezionale nel design. Le loro pagine mancano della stessa trama intricata del diario di Tom, integrando brick di profilo 1x2 piuttosto che una trama a strati. Il design finale comunque sembra molto adeguato. Utilizzando le aperture nel mezzo, i libri possono essere inseriti nella struttura Technic al centro e tuttavia l'impilamento casuale è assolutamente perfetto. Infine viene installato un piccolo vassoio proprio sulla cima, con delle bellissime decorazioni ai lati per il resto delle fiale di pozioni, che verranno posizionate in seguito. E qui ancora un riferimento alla Camera dei Segreti, anch'esso molto interessante. Un brick stampato con le iniziali HG. HG che naturalmente sta per Hermione Granger, la vera maestra di pozioni del trio. Bene, siamo arrivati al momento clou della nostra build, quello che tutti stavamo aspettando. Stiamo parlando appunto della civetta Edwige, che verrà assemblata utilizzando le buste dalla 11 alla 18. Il tutto comincia con la costruzione delle zampe, saldamente ancorate alla base tramite perni Technic, e qui volevo fare un piccolo appunto, ma ve ne parlerò nelle conclusioni finali. Il busto della simpatica civetta prende forma incastrando diversi slope curved in maniera, devo dire, veramente eccellente. Per quanto riguarda l'assemblaggio della coda, sono rimasto davvero impressionato dal modo in cui le varie parti delle piume vengono incastrate insieme, creando un effetto molto realistico. Da notare come i diversi elementi nero e grigio vengano combinati assieme per ricreare l'iconico colore del piumaggio tipico di questa creatura. Si continua con la costruzione delle 2 grandi ali che verranno poi installate al corpo tramite giunti sferici, ali che sono semplicemente maestose. Pensate che l'apertura alare di Edwige si estende per quasi 50 cm da una punta all'altra. Infatti la scala di questo set ha permesso al designer di inserire dettagli sulle trame del piumaggio e sui contorni, donando un aspetto intricato
e di grande effetto. La cosa che mi ha stupito è che le piume siano leggermente regolabili, anche se fissate saldamente al corpo. Arrivati al punto forte della struttura dell'animale, parliamo della testa, che è formata da una base ottagonale 10x10, che funge da base principale dove poi saranno innestati tutti i dettagli a completamento. La forma della testa, con gli occhi grandi e il becco piccolo, si adatta perfettamente al resto della struttura. In più può essere ruotata di 360 gradi ed Edwige può quindi guardare in direzioni diverse. Il viso è incredibilmente espressivo, costruito stratificando lentamente brick slope l'uno sull'altro ed utilizzando brick round per dettagli ancora più fantastici, creando contemporaneamente profondità e dettaglio. Gli occhi stampati 2x2 sono assolutamente spettacolari e sembra quasi che ti seguano per la stanza. Terminiamo il tutto con le buste dalla 19 alla 22. Andiamo ad assemblare le 4 fiale di pozioni con diversi riferimenti all'interno. Qui i designer si sono divertiti con i cosiddetti easter eggs. L'assemblaggio delle singole bottiglie è sempre quasi identico e rapido. All'interno c'è un piccolo cono per fornire visivamente più riempimento e a questo punto andremo anche ad utilizzare gli adesivi che fungeranno da etichette da applicare sulle singole bottiglie. Ma cosa c'è realmente nelle bottiglie? Da sinistra abbiamo radice in polvere di asfodelo, infuso di assenzio o artemisia, usati per il distillato della morte vivente, la pozione polisucco e per finire l'alga branchia. Il contenuto delle fiale ovviamente non è stato scelto a caso e ogni fan di Harry Potter saprà cosa rappresenta. Proprio accanto al vassoio delle pozioni viene inserito il brillante boccino d'oro. Per la costruzione del boccino è stato necessario fare un po' di trucchi per produrre anche questa forma sferica. Sinceramente le ali le avrei preferite della stessa tonalità di oro del boccino, ma anche in questa versione comunque rende il tutto davvero gradevole. E capisco le limitazioni tecniche del caso. Come ulteriore dettaglio per il set si può costruire la sciarpa con i colori della propria casa preferita: Grifondoro, Tasso Rosso, Corvo Nero e Serpe Verde. Sono disponibili tutte le parti per i rispettivi colori, ma si possono costruire solo 2 sciarpe alla volta. Sinceramente mi astengo dal commento in quanto è sicuramente l'unico dettaglio che non mi è piaciuto del set. E vi dico la verità, avrei scelto altro. Si procede con la costruzione della cioccorana e qua direi che ci siamo ripresi alla grande e trovo il tutto davvero delizioso. Per intenderci, non da mangiare, Il design è di una precisione eccezionale. La testa integra dettagli particolari con occhi sferici sopra una bocca aperta. Questi occhi sono attaccati usando supporti trasparenti che appaiono decisamente insoliti tra così tanti pezzi marroni. Da notare una piccola chicca: all'interno sono installati 2 plate 2x1 color menta che dovrebbero ricordare infatti un ripieno di menta. Perché, come ha detto e rivelato Marcos Bessa, gli piace il cioccolato con appunto questo tipo di farcitura. Naturalmente le cioccorane sono sempre confezionate insieme a delle carte collezionabili. Il designer ha quindi combinato questa struttura con il supporto per minifigure ed il tutto appare veramente brillante. Mentre la minifigure di Albus Silente si inserisce magnificamente sotto l'arco per l'esposizione. L'intera struttura presenta un aspetto fantastico, bilanciando l'autenticità con la funzione di espositore. Come tocco finale abbiamo la lettera di Hogwarts, che devo dire un vero tocco di classe per tutta la build. Osservando bene, e qui mi viene da sorridere in quanto Lego deve sempre tirar fuori qualche strafalcione, notiamo che il motto sullo stemma di Hogwarts, Drago Dormiens Nunquam Titillandus, presenta un errore di battitura. Infatti Titillandus viene scritto con la O anziché con la U. Che volete che vi dica? Ormai ho fatto l'abitudine a queste cose. Concludendo, per quanto riguarda le mie impressioni finali, vi dico che il set è pressoché fantastico. La sua presenza espositiva mi mette praticamente i brividi.
Trovo che questa volta il prezzo sia perfettamente in linea con tutto quello che ha da offrire la build e trovo che le tecniche di costruzione utilizzate per la realizzazione di Edwige siano eccellenti e naturalmente il risultato è davanti agli occhi. Vi dico la verità, sarebbe stato veramente più bello se fosse stato possibile separare la civetta dal resto della struttura, in modo da poterla tenere stabile anche senza supporto. Aumenterebbe di gran lunga la giocabilità del set. Adoro l'idea di tutti quei manufatti rappresentativi riuniti in un unico modello, anche se gli occhiali e la cioccorana avrebbero potuto renderli in qualche modo più parte integrante della build. Ecco, l'unica cosa che mi ha veramente deluso, vi dico la verità, è lo scarso impegno, anzi scarsissimo, nella realizzazione della sciarpa delle case. Cosa che il mio gatto senza pollici opponibili l'avrebbe fatta meglio. Mi dà l'impressione di un qualcosa messo lì così tanto per fare numero di pezzi. Detto questo, ragazzi, fatemi sapere cosa ne pensate anche voi, perché sono veramente curioso. Mi raccomando, ve lo ricordo ancora, lasciate tanti like se il video vi è piaciuto. Io come sempre vi ringrazio. Un bacione e mi raccomando, ricordatevi, solo il meglio è abbastanza. Ciao!